Per millenni il mondo fu popolato da civiltà che, separate da distese oceaniche, vivevano destini indipendenti. Poi improvvisamente tutto cambiò. Raccontiamo qui la straordinaria storia di un intrepido personaggio che nel corso di soli 10 anni fu in grado di ridisegnare l'immagine del mondo conosciuta dall'umanità sino a quel momento, portandoci dal Medioevo alle soglie della modernità. Quel personaggio fu Cristoforo Colombo. Benvenuti alla prima puntata della serie dedicata a Cristoforo Colombo. Ci appassioneremo seguendo il sogno e le avventure dell'intrepido esploratore e per meglio comprendere la sua avvincente storia daremo uno sguardo anche allo straordinario mondo nel quale si muoveva, l'Europa del Rinascimento. Prima puntata: Cristoforo Colombo, un giovane sognatore. Primogenito di Domenico Colombo, un facoltoso tessitore genovese, e della moglie Susanna Fontanarossa, Cristoforo Colombo nasce attorno al 1450 nell'allora Repubblica di Genova. Siamo in pieno Rinascimento e, grazie alla sua posizione avanzata verso Oriente, l'Italia è uno dei centri propulsori della vita artistica, scientifica e commerciale di tutta Europa. Tra i vari stati in cui era frammentata la penisola, la Repubblica di Genova doveva la sua prosperità al mare e, insieme alla rivale Repubblica di Venezia, giocava un ruolo egemone nei commerci su tutto il Mediterraneo. Così il giovane Cristoforo, cresciuto in un ambiente dove pullulano navigatori provenienti da tutti i porti, immagina avventure in terre lontane, foriere di ricchezze e onori. Legge avidamente Il Milione, il libro in cui 200 anni prima il mercante veneziano Marco Polo aveva raccontato il suo straordinario viaggio fino all'Estremo Oriente, attraverso la Via della Seta. Leggendo Marco Polo, il giovane Colombo sogna di raggiungere anche lui un giorno il Katai e il Cipango, cioè l'odierna Cina e il Giappone. La prima volta che Colombo si avventura oltre il Mediterraneo è poco più che ventenne. Arruolato a bordo di una flotta armata che trasporta un carico di valore in Inghilterra, Colombo attraversa le colonne d'Ercole e per la prima volta entra nell'Oceano Atlantico. Ma quello stesso oceano che un giorno avrebbe decretato l'imperitura fama di Colombo, quella prima volta gli riservò una disavventura quasi fatale. Quando la flotta genovese è ormai al largo del Portogallo, viene aggredita dai pirati francesi. Al termine di un duro combattimento, la nave di Colombo viene affondata e lui, abbracciato a un remo per stare a galla, naufraga sulle coste dell'Algarve.
Soccorso da semplici pescatori portoghesi, Colombo riesce a salvarsi e, rimessosi in sesto, decide di raggiungere il fratello minore Bartolomeo, che da tempo vive a Lisbona in veste di disegnatore di carte nautiche. Questa circostanza non era affatto bizzarra per l'epoca. Infatti il Portogallo già da anni era all'avanguardia nelle tecniche di navigazione oceaniche, grazie al principe Enrico, detto il navigatore, che all'inizio del 1400 fondò e finanziò una scuola d'arte nautica dove si perfezionavano metodi di navigazione nonché strumenti e carte nautiche. Colombo quindi si stabilisce in Portogallo e grazie al suo fascino riesce a sposare una giovane aristocratica figlia di un importante capitano marittimo portoghese. Felipa Muniz Perestrello, questo è il nome della fortunata, gli dà un figlio, Diego, e un prestigioso lavoro nella marina portoghese grazie al quale Colombo sviluppa subito una conoscenza dell'Oceano Atlantico per quei tempi straordinaria. Nel frattempo Cristoforo Colombo culla il suo sogno di raggiungere i luoghi esotici raccontati da Marco Polo, ma in un modo che nessuno prima aveva mai tentato, navigando verso ovest. Sfatiamo l'idea che a quel tempo si ritenesse che la Terra fosse piatta. Non era così. Da millenni gli eruditi sapevano che la Terra è sferica. Ciò che nessuno sapeva allora è che in mezzo all'oceano, tra l'Europa e l'Asia, ci fosse un continente. Quindi, teoricamente, sarebbe sempre stato ipotizzabile tentare di raggiungere l'estremo oriente navigando verso ovest. Però nessuno ci aveva mai tentato prima, poiché l'impetuosità dell'ignoto Oceano Atlantico rendeva più sicura la via della seta. Ma, come sempre avviene, i grandi avvenimenti della storia dell'umanità sono la conseguenza dell'inanellarsi di una serie di mutamenti storici. Così avvenne anche per l'avventurosa impresa di Colombo. Vediamo come. Nel 400 le antiche rotte verso l'estremo oriente, e cioè la cosiddetta Via della Seta, via terra, e la Via delle Spezie, per mare attraverso l'Oceano Indiano, non erano più praticabili come ai tempi di Marco Polo. La Pax Mongolica, cioè quella condizione di relativa sicurezza per coloro che si addentravano in Asia, era finita con la fine dell'impero mongolo. E la progressiva espansione dell'impero ottomano verso il Medio Oriente e dunque nei punti nevralgici di passaggio tra il Mediterraneo e l'estremo oriente aveva ormai reso queste antiche rotte irte di difficoltà, se non addirittura impraticabili. Mano a mano però che il mondo islamico avanzava sul Mediterraneo orientale, la cristianità si riappropriava progressivamente dei territori da secoli occupati dall'Islam nel Mediterraneo occidentale, nella penisola iberica. È la cosiddetta Reconquista. Allo stesso tempo, i regni cristiani d'Europa iniziarono a cercare nuove rotte per i lucrosi commerci con le Indie, ovvero con l'Estremo Oriente, alla ricerca delle preziosissime spezie e dell'oro. Il regno del Portogallo, che aveva già terminato la sua reconquista da circa 2 secoli e precisamente fin dal 1267 con la cacciata degli arabi dall'Algarve, aveva già da tempo potuto dedicare le sue risorse allo sviluppo delle tecniche di navigazione e,
All'inizio del 400, grazie ad Enrico il Navigatore che organizzò e finanziò diverse spedizioni marinare, aveva iniziato ad avventurarsi nell'Oceano Atlantico costeggiando l'Africa. Ma mentre il Portogallo mirava a circumnavigare l'Africa e a raggiungere quindi le Indie andando sempre verso oriente, Colombo voleva raggiungerle puntando verso occidente, navigando in mare aperto nell'Atlantico e chissà, durante il viaggio magari scoprire nuove terre e prenderne il possesso. Così, attorno al 1484, Colombo propone la sua audace impresa all'allora re del Portogallo Giovanni II, pronipote di Enrico il Navigatore. Nelle prossime puntate scopriremo in che modo Colombo riuscirà a realizzare il suo sogno. Lo seguiremo nelle sue vincenti peripezie. Ci attendono intrighi di corte, tempeste oceaniche, naufragi e persino i cannibali. Vi aspetto!